Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella. Oggi vi faccio compagnia con un video un pochino diverso, insomma, un po' insolito. Ultimamente mi avete visto fare varie collaborazioni con la Crispy e oggi è una di quelle perché vado a testare altri prodotti che mi hanno inviato. Questa azienda mi piace tantissimo e proprio stamattina mi è arrivata una nuova mail per continuare questa collaborazione. Io ovviamente ho deciso di accettare perché loro hanno veramente dei prodotti fantastici che si prestano tantissimo per lo scrapbooking. Per lo più trattano prodotti, se vi siete persi gli altri unboxing, insomma andateli a vedere. Hanno dei fantastici kit con la cera lacca, vabbè, qui si è mescolato un po' tutto e quindi oggi andiamo a testare qualche altro prodotto. Se vi siete perse le altre unboxing ve le metterò qui il link dove troverete proprio le altre unboxing e le varie collaborazioni. Come vedete ho tanti timbri in cera lacca già fatti, quando poi li faccio li conservo, ma oggi non voglio parlare tanto li utilizzeremo sicuramente, ma volevo parlarvi di questa nuova cosa che sto cercando di fare. Io sono una pazza creativa che ha cose sparse ovunque e ho deciso di partire con un'agenda, non una bullet journal, non un art journal, un briga journal. Non so quello che ci farò qui su, ma sono partita, nel senso che mi è stata regalata questa bellissima che è fatta con fogli bianchi, anche se la Crispy mi aveva inviato questa, adesso ve la mostro, ve l'ho mostrata anche nell'unboxing. Questa ha i fogli neri e questa, e quindi qui ho deciso di fare di dedicarla invece per un album con le fotografie che ha i fogli neri, e quindi questa la vedete la vedrete in un prossimo video perché devo stampare prima le foto e quant'altro. Invece mostrarvi come utilizzo i prodotti della Crispy insomma, per fare una sorta di bullet journal. Vedete, qui ho messo il calendario di settembre, qui vabbè c'è ancora da compilare tutto. Questo è un acquerellino che ho fatto io, in cui ho utilizzato alcuni dei pennarelli che vedete qui all'interno di questo kit, e anche per fare il riquadro. Quindi diciamo che oggi ci dedichiamo a realizzare questa pagina insieme, utilizzando un po' di pennarelli, utilizzando dei timbri in cera lacca, e non lo so perché non ho programmato niente, quindi state con me e lo faremo insieme. Come vedete qui ho fatto un altro calendario, quello della settimana. Come vedete c'è lezione ABC, pubblicare video, pubblicazione video Sabrina Milardi, quindi diciamo che qui mi organizzo un po' le mie cosine su Facebook, su YouTube, ma ovviamente voglio farci anche delle pagine mie personali un po' pazze creative, come una di queste. Oggi per me è una giornata un po' particolare che mi ha fatto riflettere tantissimo sul tempo che scorre, il click clack del lampo, perché vedete qui un orologio, vedete dei giornali, quindi faremo insieme questa pagina un po' vintage. Io mi sono già preparata ovviamente un po' di bustine, un po' di cosine, poi vi darò tutte le info mano a mano che le andremo ad utilizzare, delle piume, poi valuterò pian pianino se utilizzare qualcuno di questi sticker fantastici. Quindi oggi è veramente tutto un boh, che fo, che non fo, quindi mi sistemo un po' qui sul tavolo. Vi ho dato giusto le info per farvi comprendere un po' di che cosa parleremo, e passiamo subito al dunque. Anzi, prima di passare al dunque vi voglio ricordare che per tutte le iscritte al mio canale c'è un codice sconto con la Crispy che ve lo metto qui, Gabriella 5. Quando andrete sul loro sito, di cui vi metterò il link diretto giù nel video, basta digitare questo codice sconto e avrete uno sconto di $5 su un acquisto di 40. Ovviamente potrete scegliere tra tutti questi fantastici prodotti che vi ho mostrato. Hanno buste, guardate, queste sono tutte le buste delle vecchie collaborazioni,
sono tutte buste bellissime. Ovviamente per fare il bullet journal e fare questi lavoretti, ovviamente io mi sono realizzata delle bustine piccine con dei ritagli di carta. Se vi interessano ovviamente le misure e come realizzare queste bustine, c'è un video sul mio canale, altrimenti poi nel blog vi metterò tutte quante le misure. Le ho realizzate con la punch board, quella della Vassen. Quindi andate a vedere eventualmente quel video su come si realizzano. Ovviamente vi dico le misure di queste bustine che ho realizzato, perché ovviamente le ho personalizzate. Le misure non ricordo se sono proprio quelle indicate sulla tavoletta creativa. Ho ritagliato dei fogli di carta di 9,8 x 9,8, vedete che sono quadrati, ed ho effettuato la piega a 4,5 cm. Dopodiché si fa tutta la lavorazione e si realizzano le bustine utilizzando il biadesivo. Non vi mostro tutto in questo video, altrimenti sarebbe infinito, perché ovviamente vi mostro queste bustine perché ho pensato di applicare una di queste bustine qui e dentro ci metterò un qualcosa che ho scritto mio di personale, che insomma non voglio rendere visibile. Ma adesso andiamo al dunque e vediamo come decoro questa mia pagina di art journal, non lo so, comunque questa pagina creativa. E volevo fare un video leggero che potesse essere d'aiuto, di ispirazione a qualcuno. Ai primi giorni avevo difficoltà, poi ho deciso di lanciarmi e di lasciarmi trasportare da quella che è la fantasia. Quindi oggi mi rilasserò con voi, probabilmente metterò una musichetta di sottofondo e vi mostrerò tutto quello che servirà. Ovviamente i prodotti della Crispire, altri prodotti miei. Io utilizzerò questo, dove ci andrò a mettere sotto, si mette una candelina che esce sempre all'interno dei loro kit, vedete? Di questo nella fattispecie, quindi andatevi a guardare i kit che hanno quelli con o senza candele. Questo io lo trovo veramente pratico perché appoggio il cucchiaino dove sciogliere la cera lacca e vado poi a colarlo dove desidero. Ok, in breve cosa ho fatto? Semplicemente ho preso un pezzo di carta, che può essere carta di giornale, insomma una qualsiasi carta, e l'ho leggermente tagliuzzato così con le mani proprio, facendo in questo modo. Ho fatto questa operazione e vedrete che viene questo effetto così, ok? Dopodiché ho incollato delle piume, mi sono portata un po' avanti perché altrimenti, se non fossero state incollate le piume, avrei avuto poi difficoltà con la cera lacca. Le piume sono delle piume che mi hanno regalato in uno scambio creativo. Grazie per questi scambi fantastici. Come vedete passa il tempo, ma poi io utilizzo tutto. Potrei anche utilizzare gli stickers, non lo so, quindi ho con la colla vinilica o anche con semplice colla stick potete incollare questo ritaglio. Dopodiché, sempre con la colla, la Mod Podge o una colla vinilica, ho incollato le piume. Le ho incollate insomma stamattina, ora è pomeriggio e sono pronte. Adesso andiamo a decidere la cera lacca che andremo ad utilizzare. Adesso sposto un attimo e vi mostro il timbro e tutto quanto i prodotti. Ho voluto fare questa cosa un po' diversa per non far vedere solo buste e cera lacca, almeno così vediamo come poter utilizzare la cera lacca nell'art journal e soprattutto anche i pennarelli per decorare. In questo momento vi mostro il sigillo che è a simbolo di sole, con cui ovviamente già ho fatto il rubaforma e vedete che vi mostro anche gli altri che già possiedo ricevuti in collaborazione. Ovviamente, come vedete, i manici si possono svitare e riutilizzare così da non occupare tanto spazio. Prendo ovviamente l'aggeggino per bruciare la cera lacca, accendo una candela e posiziono il mio cucchiaino. Mi avvicino con l'agenda per non essere troppo lontana. Ho paura ovviamente di macchiare la superficie, quindi mettete qualcosa di vecchio per proteggere. Non so quali colori utilizzare, vorrei tenermi in quella nanza di colori, quindi vi mostro un sigillo che già avevo fatto, ma decido di utilizzare oro, nero e bronzo per andare a fare insomma il nostro sigillino. Vediamo cosa ne verrà fuori. Quindi procedo.
E dopo cercherò ovviamente di marcare il sole con uno dei pennarelli che escono sempre all'interno del kit e tra quelli che mi sono stati forniti per la collaborazione. Ovviamente quando utilizzo la cera lacca attendete un poco e poi staccate il sigillo. Insomma, non staccatelo subito perché la cera lacca si deve indurire. Come vedete, col pennarello oro vado a contrasto e metto in evidenza il mio sole. Adesso col po' di cera lacca che è rimasto cerco di incollare le altre piume, questa piccina che non avevo incollato stamattina e che quindi come vedete si muove e mi aiuto con un dotter, e poi invece vado sull'altra che ovviamente già avevo incollato stamattina con la colla e quindi è più semplice, non si muove perché sono leggerissime. Quindi metto da parte, pulisco con una salvietta imbevuta quando è ancora caldo il cucchiaino, mi raccomando non vi scottate, e adesso vado a provare il sigillo con altri due colori, così un esperimento da condividere con voi per mostrarvi un po' anche le altre colorazioni sia di cera lacca che di pennarelli. Qui vado di colore ovviamente a contrasto, quindi su cera lacca verde andrò a utilizzare poi il pennarello viola e viceversa quando andrò a fondere, vedete, un po' di viola e rosa insieme di cera lacca, andrò invece poi ad utilizzare il pennarello verde. Quindi qui utilizzo il viola perché la cera lacca è verde, si è asciugata, ecco ve lo mostro. Ovviamente questi sigilli li potete tenere da parte e poi col biadesivo andare a incollare all'occorrenza. Qui colo il viola, come vedete, ed ho effettuato il mio sigillino e vado a colorare con il pennarello verde. Quindi questa è una parentesi di video per farvi vedere un po' di colori e di idee. Ovviamente ce ne sarebbero 10.000 e si potrebbero fare video infiniti, ma io ovviamente voglio condividere il giornale, quindi vi mostro vari colori, vari sigilli, vari pennarelli in modo molto breve e veloce, perché ovviamente mi voglio incentrare anche sulle decorazioni della mia pagina dell'Art Journal. Utilizzo, come vedete, sempre gli stessi pennarelli con dei timbri che ho in casa, quindi ragazze, se volete fare l'Art Journal il mio consiglio è di usare quello che già avete in casa e di improntarvi artiste, perché quello secondo me è il modo più bello. Io ovviamente ho tanti materiali perché mi piace colorare e creare, però voi cercate ovviamente di non fare acquisti spropositati, ma di acquistare bene e con moderazione. Vedete, ho utilizzato due colori di pennarelli diversi, uno è più bronzato e uno è più dorato, e ho fatto i due trimbi, uno della chiave e la farfalla. Prendo uno stickers sempre uscito da un kit della Crispire, quello con l'agenda, e lo vado ad incollare. Come vedete, con una piccola pancia ho ritagliato tanti fiori e incollo poi con il biadesivo una delle bustine realizzate. Sto andando troppo veloce, non riesco a seguire il video, seguitemi, ok. Adesso con un pennarello, ovviamente voi lo vedete velocizzato, ma fatelo con cautela. Io non mi applico più di tanto, non uso tanti, come dire, profili già fatti, vado un pochino a mano libera. Ho fatto semplicemente il cerchio con un bicchiere e poi lo vado a ripassare con il pennarello. Se il tratto non è precisissimo, non mi importa, trovo la pagina del giornale più romantica anche se con piccoli difetti. Ovviamente disegno sempre con lo stesso pennarello i numeri romani per dare senso un pochino al nostro orologio. Poi incollo un piccolo fiorellino fatto con una piccola pancia a forma di fiore e lo incollo al centro. Disegno le lancette e come vedete ho sbagliato a scrivere tempo, ci sono passata per errore sopra con il dito e quindi ovviamente con l'Art Journal ripariamo a questo errore. Quindi prendo un altro pezzetto di carta e vado a ricoprire la scritta tempo e poi vedrete che ne farò una un po' più in basso per riparare, perché ovviamente quella sbavatura, ok che tutto è più bello anche se impreciso, ma la sbavatura proprio, l'occhio mi sarebbe caduto sempre lì e quindi vado ad incollare questo pezzetto con la carta, con la colla per la carta. Con un righello mi aiuto ovviamente a fare una linea dritta per la scritta e vado a riscrivere ovviamente la mia scritta a tempo e ve la mostro come vedete. Adesso vado con dei fiorellini e con un fiorellino e il biadesivo a metterlo sulla mia bustina, in cui poi andrò a scrivere un messaggino segreto che è il mio pensiero del giorno. Con la gomma da cancellare cancello tutti ovviamente i tratti di matita che mi erano serviti da riferimenti vari sia per l'orologio che per qualche scritta. Adesso ovviamente vedete ci sono delle righe e io andrò a scrivere il pensiero
pensiero di oggi, quello che posso condividere. Poi ovviamente ci sono altri pensieri che terrò per me e metterò nella bustina, perché questa agenda mi servirà ovviamente nel tempo a ricordare giornate particolari. Credetemi, oggi sto con voi, ma è veramente una giornata per me molto molto dura, ma ce la faremo sicuramente. Quindi resisterò e sto con voi e condivido questo momento, come vedete, con positività e allegria, perché per me questa è la cosa principale, positività. Quindi vedete che con un altro pennarello poi prendo un altro timbrino, farfallina, sempre di cose che ho in casa, di Martina, insomma io vado di riciclo, conservo tutto e riciclo all'occorrenza. Quindi questo è uno dei pensieri. E adesso io vi dico che comincerò a colorare e a decorare. Questo è un pennarello sottilissimo, quello che uso per gli acquerelli, e vado a creare una sorta di ombreggiatura. Poi per il seguito del video vedrete che utilizzerò dei pennarelli, no scusate, non dei pennarelli, dei pastelli ad olio, perché mi piace sfumarli con le dita, o anche ovviamente con uno sfumino, ma sono sincera non l'ho trovato, e quindi vado semplicemente a colorare con i pastelli ad olio e con il dito vado a sfumare. Io non ho acquistato dress ed ink, tamponi di colori particolari. Vi ho detto, la mia art journal, che ovviamente facevo sparsa qua e là quando avevo voglia di giocare con i colori, ho deciso adesso di metterla su questa agenda, su questo libro mio, su cui metterò un po' quello che penso e quello che mi viene in mente. Ecco, la mia arte e i miei pensieri in questo giornale, e cercherò di utilizzare ovviamente tutti i prodotti che ho e qualche prodotto offertomi gentilmente dalla Crispire. Quindi non andrò a comprare inchiostri particolari, ho in casa sicuramente del gesso acrilico della Malta, ma per voi ho deciso di fare questo che è veramente semplice, con dei pastelli ad olio, un po' di carta di riciclo, qualche stampo. Se siete bravi potete disegnare da sole, con un po' di tempo in più, delle farfalle, l'orologio, insomma questo potete replicarlo. Al posto delle piume potete mettere degli stickers, dei fiorellini e quant'altro. Vedete che comincia a contornare sia il bordo dell'agenda che dei miei pezzetti di carta con colori diversi, sempre di pastelli ad olio, per creare lumeggiature, ombreggiature e quant'altro. Insomma, questo è il momento in cui mi diverto di più, perché vado così a istinto. Come vedete prendo questo ramoscello secco che richiama un po' i colori rossastri, bordeaux, e quindi vado a prendere anche un pennarello rosso e creo un po' di gioco di colore. Prendo anche quello nero e continuo così per tutto il tempo. Ovviamente voi vedete un video velocizzato, ristretto, di una ventina di minuti. Ovviamente io sono stata almeno 3/4 d'ora a fare questa operazione, ma anche se ci impiegaste un'ora o due andate tranquille, perché sono momenti che ritagliamo per noi. Poi ho sfruttato ovviamente la piccola punch per ritagliare dei dettagli, come vedete, cuori, fiori. Ve lo inquadro da vicino perché la fine del video si è bloccato. Ho fatto ombre sulle bustine, sui fiori, sui cuori, e ho colorato la farfalla, la chiave, un po' tutto. E niente, quindi questo è, vedete, fiorellini, altri punch, colorati, altri dettagli. Questo è il mio modo di vivere l'art journal. Spero insomma che vi mostro in quest'ultima parte del video piccoli dettagli. Spero di ispirarvi e di avervi fatto compagnia. Giornata finita, buona creatività a tutte. Ciao!